Non sai come combattere la ritenzione idrica? Vieni con me per scoprire i 5 migliori esercizi. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Dimmi la verità, quante volte hai pensato vorrei che questo gonfiore alle gambe sparisse e non tornasse mai più? L'ho fatto anche io, l'ho detto tante volte. È normale, noi donne soffriamo di ritenzione idrica sicuramente una volta al mese, magari prima del ciclo mestruale o durante, dipende. È normale, è fisiologico e non succede nulla, possiamo stare tranquille. La cosa importante è avere uno stile di vita sano per far sì che la situazione possa migliorare. A questo proposito ho creato un video specifico con dei consigli molto utili su come gestire la ritenzione idrica. Ti lascio il link in descrizione. Se invece soffri di ritenzione idrica cronica, cioè tu hai sempre presente sulle tue gambe un accumulo, un eccesso di liquidi, quindi noti la pelle con ritenzione idrica, con gonfiore, allora ci si può lavorare piano piano a piccoli passi per migliorare la situazione o addirittura risolverla. Ora facciamo insieme 5 esercizi specifici e mirati per contrastare la ritenzione idrica. Ti consiglio di inserire questi esercizi, scegliendone 2 o 3 alla volta, all'interno dei tuoi allenamenti. Do per scontato che fai attività fisica, che ti alleni almeno 2 o 3 volte alla settimana, perché questo è fondamentale se vogliamo contrastare la ritenzione idrica e non solo, per il benessere in generale. Un altro consiglio che ti do è alternare i tipi di allenamento, cioè la parte cardiovascolare, quindi una camminata sostenuta piuttosto che una corsetta, alternandoli a allenamenti di forza con i pesi. Mi raccomando, fatti seguire per avere dei carichi giusti in base alla tua corporatura e al tuo obiettivo. Il primo esercizio che svolgiamo è una camminata sul posto, mani ai fianchi, le gambe leggermente divaricate come la larghezza del bacino. E inizio la camminata sul posto alternando punta e tallone. Lavoro bene sulla caviglia, quindi flesto, estendo la caviglia, ritrovandomi proprio sull'avampiede. Quindi metatarso, fletto e estendo. Perfetto, busto dritto, respiro e alterno. Uno sale, l'altro scende, di seguito con un po' di ritmo. Almeno 20 volte. Respiro e espiro. Mi raccomando, non fermiamo mai la respirazione e manteniamo attivo questo movimento che ci aiuta per il ritorno venoso e attivare bene il drenaggio dei nostri liquidi. Il secondo esercizio si chiama sumo squat, quindi ci portiamo in posizione con le gambe ben divaricate, i talloni sotto le ginocchia, le punte che divergono all'esterno e le ginocchia che seguono la linea dei piedi. Da posizione retta, fletto, spingo indietro il bacino, contraggo i glutei e risalgo. Questo è il sumo squat. Noi andiamo ad aggiungere un dettaglio. Sumo squat e su e giù. Fletto, estendo le caviglie. Respiro, tengo gli addominali, mantengo la postura, spalle leggermente avanti, non troppo indietro, al centro leggermente sbilanciato avanti. Il lavoro è tutto sul piede, sulla caviglia. Ovviamente andiamo a tonificare anche gambe, glutei, addominali. È un esercizio molto completo. Almeno 20 volte. E respiro. Ritorno. Terzo esercizio. Ci serve una pallina da tennis piuttosto dura. La mettiamo a terra su un tappeto così non scivola. E appoggiamo sopra la pianta del piede. È proprio sotto la pianta che abbiamo la pompa del ritorno venoso che facilita il ritorno dello scorrimento del sangue, della linfa verso il cuore, verso l'alto, che ci aiuta a drenare i nostri liquidi. Facciamo un automassaggio di tutta la pianta del piede. Iniziamo. Avanti e indietro, scivolo, facendo una leggera pressione che piano piano aumenta sempre più forte. Vado a schiacciare, vado proprio a massaggiare tutta la fascia plantare. Faccio dei cerchietti da una parte, dall'altra, avanti e indietro, sotto le dita, da tutte le parti. Posso anche proprio giocare con la pallina, fare
lavorare sulla parte interna, la parte esterna e poi possiamo appoggiare il tallone a terra, tenere la pallina sotto l'avampiede e sbilanciare tutto il peso in avanti in modo da fare una pressione e da schiacciare proprio la nostra pallina sotto il piede. 10-15 volte, respirando, e poi posso alternare la stessa cosa sotto il tallone. L'avampiede appoggiato, pallina sotto il tallone, tutto il peso del corpo, schiaccio la pallina e ritorno. Respiro e fuori l'aria. Perfetto, altre 10 volte e poi di nuovo l'ultimo massaggio avanti e indietro per massaggiare tutta la fascia plantare, tutto il piede, ancora con qualche cerchietto, magari spingo un pochino di più, se trovo una parte un pochino più contratta continuo bene il massaggio su quel punto senza sentire troppo dolore, ma sento che piano piano se c'è una contrattura si scioglie. Alleggerisco così la tensione sotto il piede e mi sentirò molto meglio, sentirò già la gamba più leggera perché la circolazione si è riattivata. Qualche minuto da una parte e poi riprendo qualche minuto dall'altra. Il quarto esercizio che faremo ora per drenare i liquidi dalle nostre gambe si svolge a terra in posizione supina con le gambe in alto a squadra. Per farlo ci occorre un cuscino. Ci appoggiamo con l'osso sacro, col bacino sopra il cuscino, appoggiamo lentamente la colonna a terra, sistemiamo il capo, il collo rilassato, le spalle basse e le braccia aperte in fuori col palmo in alto. E poi portiamo le gambe prima verso il petto e poi a squadra verso l'alto. Se sentiamo tirare, abbiamo troppa tensione nella parte posteriore delle gambe, possiamo mettere un altro cuscino o aumentare lo spessore con una coperta, un asciugamano, qualsiasi cosa che crea un pochino di spessore che sia confortevole. E in questa posizione cerchiamo di stendere le gambe. Se non riusciamo a stenderle completamente non importa, anche con le ginocchia leggermente flesse va benissimo. Il lavoro si svolge sull'articolazione della caviglia, quindi flesso e stensione. Spingo in alto le punte, inspiro, le punte in basso, espiro, in alto verso il soffitto, inspiro, fletto, espiro e continuo almeno 20 volte. Inspiro e fuori. Spalle rilassate. Poi una variante sempre in questa posizione, con le gambe leggermente divaricate posso fare dei cerchi sempre con i piedi, quindi circonduzioni delle caviglie in senso orario e antiorario, respirando dentro e fuori l'aria. Poi mi fermo con i piedi a martello, quindi i talloni che spingono in alto, e i cerchietti questa volta li faccio a partire dall'articolazione dell'anca, quindi tutta la gamba ruota e crea dei cerchietti. Qui tengo un pochettino gli addominali contratti e respiro. Stringo dentro l'ombelico, stringo un po' gli addominali e sostengo bene il peso delle gambe. Cambio giro dall'altra parte, almeno 20 per ogni esercizio. E stop. Mi riposo un attimo, porto le gambe al petto, dondolo sulla colonna, sulla schiena per massaggiarla un po' e rilassarmi. Poi riparto, sempre con un'altra variante di questo esercizio nella posizione a squadra, che è la semplice bicicletta, ma attenzione cosa fanno i piedi, sempre flesso estensione della caviglia. Una bicicletta verso l'alto, quindi più vado in alto e meglio è. Immagino proprio di pedalare, no? E di spingere sul pedale
con la punta e col tallone, fletto e stendo e respiro. Creiamo bene questo drenaggio. Inspiro e fuori l'aria. E stop. Mi lascio cadere su un fianco e lentamente risalgo. Il quinto e ultimo esercizio di questa routine anti-ritenzione è dedicato alla respirazione. Perché andando a respirare bene col diaframma, con tutte le strutture che ora vediamo insieme, si va a creare un drenaggio della parte viscerale. Quindi questo farà sì che si crei un buon funzionamento di tutto il sistema circolatorio e linfatico anche per quanto riguarda gli arti inferiori. Per svolgere l'esercizio prendiamo un cuscino da tenere sotto la testa, ci sdraiamo sempre in posizione supina, schiena a terra piano piano, appoggiamo la testa, rilassati, sistemiamo il collo e le spalle, gambe piegate, braccia rilassate, iniziamo semplicemente a respirare e ascoltare il nostro respiro. Dentro l'aria dal naso, fuori dalla bocca con un soffio. Per sentire meglio quali sono le strutture che si muovono, portiamo una mano sopra il petto e una sopra la pancia. Proviamo a non muovere la mano della pancia e a sentire espandere la gabbia toracica, quindi il petto si alza, la mano sopra si solleva e poi soffiando fuori si riabbassa. Inspiro, espiro e rilasso. Quando espiro rilasso anche le spalle, il collo. Posso anche portare le mani in questa posizione sui lati delle coste e quando inspiro sento che la gabbia toracica si espande anche lateralmente, non solo antero-posteriore, no? Quindi sopra e sotto, ma anche lateralmente per lasciare spazio ai polmoni di riempirsi di aria, al diaframma di abbassarsi in modo da aumentare la capacità respiratoria e poi di ritornare nella sua posizione. Quindi proviamo, mani ai lati, inspiro, espiro e sento che si restringono. Inspiro, si allargano, espiro. Posso anche chiudere gli occhi, rilassare, mettere una musichina soft, abbassare le luci, magari accendere una candela. Questo ci aiuterà a rilassarci completamente e a calmarci e favorirà questo drenaggio di tutto il tratto gastrointestinale, dei visceri all'interno della cavità dell'addome, in modo da liberare la circolazione fino alle gambe. Rotolando su un fianco, piano piano, ci solleviamo. Se gira la testa ci fermiamo qualche secondo, facciamo ancora qualche respiro rilassato e la nostra routine anti-ritenzione è finita. Dopo aver svolto con costanza questa routine di esercizi, scrivimi nei commenti e fammi sapere com'è andata. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per restare aggiornata sui miei contenuti. Ciao!